Buongiorno da Emanuele e benvenuti nel settimo episodio di questa serie dedicata alla storia dei videogiochi. Nella puntata precedente avevamo parlato del successo di Space Invaders e avevamo anche visto come Atari era letteralmente passata purtroppo dalle stelle alle stalle. In questo episodio vi confesso che ho avuto un po' di difficoltà a capire effettivamente come proseguire, perché in realtà dopo gli anni 70 il mondo dei videogiochi era diviso in tre filoni interconnessi ma che comunque avevano dei target differenti. Uno di questi filoni era quello degli arcade nelle sale giochi e abbiamo avuto modo nelle scorse puntate di parlare di alcuni classici come Pong e Space Invaders. Abbiamo da un lato anche il mercato delle console per giocare a casa e abbiamo visto come l'Atari VCS 2006 fu l'indiscusso protagonista di quel periodo. Fino a questo momento abbiamo però lasciato indietro il mondo degli home computer, nonostante abbiamo visto che nei decenni precedenti i primi computer fossero sì dei calcolatori enormi, grandi quanto una stanza, e che per utilizzarli era necessario essere delle persone esperte. Verso il 1975 però la tecnologia aveva ormai fatto dei passi da gigante e quindi i produttori avevano finalmente iniziato ad abbassare i costi di produzione e quindi di vendita al dettaglio. I computer verso la metà degli anni 70 cominciarono quindi a non essere più soltanto dei macigni grandi come delle stanze, ma iniziarono piano piano ad avere delle dimensioni più simili a quelle anche del panorama odierno. Non a caso in quel periodo nacquero anche delle società che oggi sono dei veri e propri colossi in ambito computer. Nel 1975 Bill Gates fondò insieme a Paul Allen la Microsoft. Nel 1976 Steve Jobs e Steve Wozniak, che tra l'altro negli anni precedenti avevano militato in Atari, fondarono la Apple. Proprio i computer della Apple, in particolare il modello Apple II uscito nel 1977, furono molto richiesti in ambito lavorativo, quindi dalle aziende, ma furono richiesti anche dalle nuove generazioni che sembravano molto più propense ad avvicinarsi ai computer rispetto a quanto avevano fatto le persone in passato. Questa nuova generazione vedeva nei computer un modo per creare dei nuovi mondi, per esplorare cose nuove anche da un punto di vista artistico. Con l'arrivo di questi nuovi computer era come se il futuro fosse più vicino, fosse più tangibile e diversi giovani e creativi appartenenti alla cosiddetta generazione a 8 bit riuscirono così a iniziare a creare nuovi videogiochi, nuovi mondi digitali nella sicurezza delle loro camerette. Talvolta questi giochi riuscivano anche a venderli e a ricavarci delle cifre piuttosto considerevoli. Forse uno dei casi più emblematici fu quello di Richard Garriott, che iniziò a creare la sua fortuna nel 1980 con giochi programmati inizialmente su Apple II, come ad esempio Acalabet, e poi il ben più famoso Ultima, capostipite di una serie di giochi di ruolo per PC molto in voga tra gli anni 80 e 90. Oggi Garriott è noto anche per essere uno dei pochi milionari ad essere andato nello spazio come turista. Ma a dire il vero, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 fu un'altra la compagnia di cui oggi non si sente più purtroppo parlare, che riuscì a realizzare la cosiddetta alfabetizzazione informatica, quindi a portare i computer nelle case di milioni di utenti in tutto il mondo. Questa compagnia si chiamava Commodore.
Fondata nel 1954 da Jack Tramiel, un imprenditore polacco ma di origine ebrea che da bambino sopravvisse ad Auschwitz e che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale migrò in America per rifarsi una vita, la Commodore divenne molto più nota una ventina di anni più tardi, proprio quando iniziò a vendere la propria omonima linea di computer, a cominciare dal modello Commodore PET del 1977, passando per il VIC-20 dell'81 e raggiungendo l'apice con il Commodore 64 messo in vendita nell'estate del 1982. Il Commodore 64 è stato inoltre inserito nel Guinness World Record perché è stato il modello di computer più venduto nella storia. Secondo i dati diffusi dalla stessa Commodore, pare che il Commodore 64 abbia venduto circa 17 milioni di unità, un vero record per un PC. Nei primi anni 80, come era logico aspettarsi, gli home computer iniziarono a proliferare e furono prodotti da diverse aziende. Ci provò anche la Atari e io stesso iniziai a videogiocare da bambino proprio con l'MSX, nel mio caso un modello prodotto dalla Philips. Ma in realtà volevo puntare l'attenzione su un'altra cosa riguardante sempre la Commodore e il suo fondatore. Se si va a leggere le interviste di molti produttori di computer dell'epoca, tra cui anche lo stesso Jack Tramiel, tutti quanti sono concordi nel dire che erano perfettamente consapevoli che se veramente volevano fare breccia nel cuore delle persone dovevano passare proprio attraverso i videogiochi. Nonostante fossero pubblicizzate come apparecchiature destinate all'ambito lavorativo o anche per studiare, molto spesso non è un caso se questi computer, tra cui proprio il modello Commodore 64, avevano anche dei chip grafici piuttosto avanzati proprio destinati ai videogiochi, in grado di fare girare dei videogiochi molto belli per l'epoca. E quindi è proprio grazie ai videogiochi se questa alfabetizzazione informatica ha preso piede. La gente acquistava gli home computer, iniziava a videogiocare, iniziava a prendere confidenza con la tastiera e poi alcuni si spingevano oltre fino a imparare i rudimenti della programmazione. A proposito di alfabetizzazione informatica, il fondatore della Commodore, Jack Tramiel, viene spesso ricordato per una sua frase iconica, che è computer per le masse e non per le classi. Attenzione però a non cadere in trappola. Messa giù così sembra quasi che Tramiel fosse una sorta di simpatico benefattore, ma anche qui in realtà se si va a leggere le interviste delle persone che hanno avuto occasione di lavorare a stretto contatto con lui, si scopre che era un uomo d'affari piuttosto spietato. Spesso queste persone ricordano come Tramiel fosse anche piuttosto irascibile e che il suo vocione talvolta lo si sentiva tuonare per tutta la serie della Commodore. Dietro alla frase computer per le masse e non per le classi, lo stesso Tramiel precisò che si nasconde in realtà una precisa strategia di vendita. Tramiel molto banalmente racconta che decise di rivolgersi alle masse semplicemente perché era ben conscio del fatto che al mondo c'erano più persone che aziende. Quindi, a differenza dei suoi competitor che puntavano appunto a vendere nel settore industriale, lui decise di rivolgersi a un numero più ampio di consumatori, cercando di improntare un modello di business volto a diminuire il più possibile i costi di produzione e quindi anche di vendita al dettaglio. Proprio per questo motivo sono note anche alcune rivalità con i manager di aziende competitor di Commodore, come ad esempio la Texas Instrument, che in più occasioni tuonarono contro il vecchio Tramiel dicendogli che se avesse continuato per quella strada prima o poi avrebbe mandato tutte le aziende di quel settore sul lastrico. Un altro filone dei videogiochi che ha continuato a crescere in quel periodo è stato quello dei cabinati, dei coin-op, e non a caso il periodo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 viene ricordato dagli appassionati come la Golden Age dell'era arcade. Dopo Space Invaders arrivano giochi come Galaxian, Defender, Galaga, Asteroid, solo per citarne alcuni.
Il tema spaziale era molto gettonato all'epoca perché la fantascienza stava vivendo una sorta di seconda età dell'oro dopo l'arrivo al cinema di Guerre Stellari. E a tal proposito, non a caso, un altro gioco gettonatissimo nelle sale giochi dell'epoca era stato anche Star Wars The Arcade, che aveva una stilosa grafica a vettori che donava un certo look futuristico a tutta l'esperienza. In passato abbiamo già visto come ci sia un forte legame tra progresso tecnologico, videogiochi compresi, e l'ambito militare. Diverse fonti riportano che tra il 1979 e il 1980 la Atari fu contattata dall'esercito americano che voleva dotarsi di un simulatore per addestrare le giovani reclute. In realtà sembrerebbe che all'inizio la compagnia si oppose, in particolare gli sviluppatori, ma alla fine nell'81 si raggiunse ad un accordo e l'esercito riuscì quindi ad ottenere The Bradley Trainer, una sorta di simulatore che in realtà era una versione riveduta di Battlezone, un arcade di Atari pubblicato nel 1980. L'accordo prevedeva che questo simulatore si sarebbe realizzato a patto che poi non venisse più avanzata una richiesta simile, ma poi la storia ci insegna che in seguito vennero creati progetti analoghi. Chiusa questa parentesi, ovviamente nei primi anni '80 c'è stato spazio anche per altri tipi di videogiochi. Uno dei più famosi all'epoca era Donkey Kong, di cui però parleremo più approfonditamente nel prossimo episodio. Un altro gioco arcade diventato estremamente iconico, che tra l'altro ha anche cercato di avvicinare un pubblico femminile, è stato Pac-Man, meglio conosciuto da noi in Occidente come Pac-Man. Space Invaders era l'espressione digitale di un'epoca buia, ma il Giappone ha sempre avuto un debole per i personaggi più teneri, come Pac-Man. All'improvviso il mondo impazzì per quella pallina gialla buffissima. Pac-Man è il perfetto esempio della proverbiale stramberia giapponese. I personaggi del videogioco sono adorabili. In Occidente probabilmente non li definirebbero adorabili, ma infantili. È una cultura rispetto a quella occidentale più tollerante per la tenerezza e l'abbiamo potuto notare nella seconda metà del XX secolo. Ciò riflette il potere di consumo delle ragazze giapponesi. Toru Iwatani era un giovane designer della Namco, un'azienda giapponese di videogiochi, quando creò la prima superstar nella storia dei videogiochi. 27 anni fa, nel 1980, fu messo sul mercato Pac-Man. Nel periodo in cui stavamo sviluppando Pac-Man, i giochi arcade erano abbastanza tosti, perché erano tutti giochi violenti, spara-spara, pensati per giocatori di sesso maschile. Io volevo coinvolgere anche le ragazze e le coppie, e pensai a un nuovo gioco per loro. Avevamo pensato a diversi temi, dalla moda ai ragazzi, ma dato che le ragazze prendono sempre il dessert dopo ogni pasto, decidemmo di prendere come parola chiave il cibo. Un giorno eravamo a pranzo e io ordinai una pizza. Ne tagliai una fetta ed eccolo lì. Era nato Pac-Man. La cosa più importante di Pac-Man, o Pac-Man come lo conosciamo noi, è che fu il primo gioco a presentare al pubblico un protagonista. Fu un grande balzo nella storia dei videogiochi. Un balzo che aprì le porte di un nuovo mondo ai creatori di videogame, che iniziarono a creare personaggi con i quali i giocatori potessero solidarizzare o identificarsi. Quel gioco cambiò completamente la scena. Quasi tutti i giochi precedenti erano basati su invasioni, guerre, sparatorie. Pac-Man invece era diverso, si basava sul mangiare. È il migliore esempio di come una cosa possa iniziare umilmente come un gioco per crescere fino a diventare un fenomeno inarrestabile. Le fabbriche hanno difficoltà a soddisfare la domanda per questo gioco. A quanto pare ogni bar e ristorante d'America ne vuole uno.
È il gioco più ricordato e forse il più amato dal pubblico, che ne avverte la mancanza. Sarebbe difficilissimo oggi trovare qualcuno fra i 30 e i 40 anni che non abbia mai giocato a Pac-Man. Ci giocano tutti, uomini, donne, bambini, famiglie intere. Pac-Man sembra essersi impadronito delle nostre vite. Finora in questa puntata dedicata ai primi anni '80 abbiamo visto l'ascesa degli home computer e di come i videogame fossero stati fondamentali per realizzare a livello mondiale la cosiddetta alfabetizzazione informatica. Abbiamo parlato anche del continuo successo degli arcade con alcuni grandi classici come appunto Pac-Man, ma ci rimane ancora un'altra questione da affrontare. Infatti non tutto è andato per il verso giusto. Se il settore dei computer e quello dei cabinati proseguiva su binari relativamente sicuri, altrettanto non si può dire per quello delle console. Tanto che verso la fine del 1983 scoppiò una vera e propria crisi in questo specifico settore, una crisi che, secondo alcuni analisti dell'epoca, avrebbe addirittura portato la parola fine all'intero mondo dei videogiochi. Ma quali sono state le cause? Come spesso accade, le ragioni che portano a una crisi sono molteplici, è come se fosse una serie di goccioline che cadono in un vaso fino a quando questo è saturo, non riesce più a contenere altro liquido e quindi poi l'acqua esce dai bordi. Nella scorsa puntata abbiamo visto come l'Atari con il modello 2600 sia diventata la compagnia leader nel mondo delle console casalinghe, ma abbiamo anche visto come in pochi anni i rapporti interni tra i dipendenti, tra gli sviluppatori e i vertici siano letteralmente precipitati una volta subentrata la Warner Communication e dopo la dipartita di Nolan Bushnell. Come emerge anche da diverse interviste che si possono facilmente recuperare online, molti creativi / dipendenti di Atari in quel periodo si stavano rendendo perfettamente conto che la compagnia si stava molto arricchendo, tuttavia non si sentivano sufficientemente tutelati e nemmeno sufficientemente ricompensati per il lavoro che stavano facendo. E come già detto anche nell'episodio precedente, alcuni di questi sviluppatori abbandonarono l'Atari e finirono per formare delle proprie compagnie indipendenti. I dipendenti che restarono in azienda continuarono però negli anni a lamentare il fatto che i nuovi vertici non erano minimamente interessati all'ingegneria, all'elettronica, al progresso tecnologico, erano semplicemente delle persone esperte di economia che cercavano di massimizzare i profitti. Il loro modo di fare, per certi aspetti, era effettivamente efficace. I videogiochi sono la moda del momento, quindi produciamone il più possibile e facciamo tantissima pubblicità. Questa strategia si rivelò tanto efficace nel breve periodo quanto sfortunata nel medio-lungo termine. Infatti negli anni erano emersi tantissimi competitor che cominciarono a pubblicare ogni tipo di videogiochi e quindi anche l'Atari seguì questo filone, immettendo nel mercato qualunque tipo di opera videoludica. Il problema era che non c'era un vero e proprio controllo qualità e quindi le persone iniziarono ad acquistare videogiochi, iniziarono a rimanerne delusi e piano piano iniziarono anche a perdere la fiducia. Una vera doccia fredda ed un forte campanello d'allarme arrivò nel 1982 proprio a seguito dell'adattamento di Pac-Man per Atari 2006. La console vantava un'ottima diffusione, ma aveva un hardware ormai datato, non in grado di reggere il confronto con i titoli per sala giochi. Tuttavia, i vertici di Atari vollero ugualmente pubblicare una conversione di Pac-Man per la loro piattaforma più venduta. Il risultato è che effettivamente il prodotto fu un successo a livello commerciale. Le persone inizialmente non vedevano l'ora di poter giocare comodamente a casa il videogioco più gettonato nel momento. Ma la qualità dell'adattamento era così scarsa che nel tempo il parere negativo di pubblico e critica aumentò il senso di diffidenza.
La cosa curiosa è che se si va ancora oggi a leggere le più recenti interviste fatte ai manager di Atari dell'epoca, queste persone si dichiarano ancora molto soddisfatte perché effettivamente a livello di vendite la conversione di Pac-Man per Atari 2006 fu un successo. È come se queste persone non hanno mai preso in considerazione le conseguenze. Ma la vera goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato proprio un altro gioco per Atari 2600. Nel 1982 il film E.T. l'extraterrestre aveva sbancato i botteghini del cinema e la Warner voleva continuare a collaborare con il regista Steven Spielberg. Per convincerlo, diverse fonti riportano che a Spielberg fu rivelato che ci sarebbe stato un adattamento videoludico del film e che dalle vendite del gioco al regista sarebbero spettati ben 25 milioni di dollari in royalty. Ovviamente Warner voleva sfruttare il più possibile la figura iconica dell'alieno e un videogioco, dopo il film, era certamente l'ipotesi migliore. Il problema era che bisognava crearne uno in tempi molto brevi per cavalcare al meglio il successo della pellicola. Così in Atari fu chiesto ai dipendenti se ci fosse qualcuno disposto sotto l'autocompenso a realizzare il gioco di E.T. in sole 6 settimane, quando normalmente all'epoca un videogame di successo richiedeva circa 6 mesi di lavoro. L'unico ad accettare il difficile incarico fu Howard Scott Warshaw, uno sviluppatore che in realtà si era distinto proprio per aver fatto dei buoni lavori con l'Atari 2006, come ad esempio lo sparatutto Heart's Revenge e la trasposizione videoludica del film Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta. Nonostante la buona volontà e l'impegno, Warshaw riuscì sì a terminare i lavori su questo gioco entro i tempi prestabiliti, ma la qualità era piuttosto discutibile. Infatti oggi E.T. l'extraterrestre per l'Atari 2006 viene considerato come il videogioco più brutto della storia. Secondo me, a dire la verità, all'epoca c'era in giro di molto peggio, semplicemente quest'opera ha avuto la sfortuna di essere la fatidica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Inizialmente le vendite andarono piuttosto bene perché la Warner e la Atari si erano date molto da fare anche in largo anticipo con la promozione. Però poco dopo i consumatori cominciarono a notare che l'esperienza ludica non era così tanto entusiasmante e che le promesse non erano state di certo mantenute. Arrivarono in seguito anche le critiche negative da parte della stampa specializzata e in questo modo aumentò il malcontento, aumentò il senso di diffidenza. I consumatori, le persone che avevano acquistato questo gioco, iniziarono pian piano a sentirsi prese in giro e quindi a non aver più voglia di acquistare nuovi videogiochi. Come conseguenza, verso la fine del 1983 ci fu un brusco calo di vendite. Atari riportò all'epoca una perdita superiore a 350 milioni di dollari, ma di riflesso tante altre aziende del settore subirono delle conseguenze. Inoltre, tanti videogiochi restarono invenduti e molti ritornarono nei magazzini dei vari editori, dei vari sviluppatori. Famoso è il caso dell'Atari, che è ancora una volta nell'occhio del mirino e che seppellì numerose copie invendute in una discarica di Alamogordo nel Nuovo Messico, suppongo per non pagare le giacenze di magazzino. In realtà si pensava fino a pochi anni fa che questa cosa fosse una leggenda, però nel 2014 furono effettuati degli scavi, da qualche parte ho letto anche che questi scavi furono finanziati da Microsoft e alla fine si trovarono davvero tantissime copie di videogiochi per Atari 2006 invendute. Questo è un macchinario davvero impressionante. Che cosa sta facendo? In pratica è una trivellatrice che perfora il terreno e preleva a campioni di tutto quello che incontra. Era il giorno dello scavo. Io e mia moglie siamo saliti in macchina e ci siamo avviati alla discarica. Provavo una strana sensazione, ero nervoso, ma non avrei saputo dire perché. Era soltanto una sensazione, come un formicolio.
Sentivo che sarebbe successo qualcosa di importante. Abbiamo parcheggiato e c'erano già alcune persone in attesa. Poi ne abbiamo incontrate altre, poi più in là altre ancora e continuavano ad arrivare. Per me venire qui è stato come un pellegrinaggio. Ho chiamato degli amici e abbiamo fatto un salto. Ho chiesto a mio cognato se ci veniva. Sì, voglio dare un'occhiata. Mia moglie mi ha detto, perché no? È uno di quegli eventi legati ai videogiochi che capitano una volta ogni 100 anni. È una leggenda della vecchia generazione. Saranno miliardi là sotto. Ne ho sentito parlare tanto. Sono cresciuto con l'Atari, me l'aveva regalata la babysitter e avevo proprio E.T. Io e una mia amica ogni tanto siamo andati in giro provando a indovinare dove fossero sepolte quelle cartucce. È il bello delle leggende, è come il mostro di Loch Ness. Mi fai vedere? Stanno portando del materiale al tavolo degli archeologi. Stiamo un po' a vedere. Mi sentite tutti? Abbiamo trovato qualcosa. Gli archeologi mi confermano che è dell'83, 9 metri di profondità. È E.T. il videogioco, quasi intatto, confezionato. Wow, ci siamo! È un momento commovente. Hanno dimostrato che la leggenda diceva la verità. È incredibile esserci stati. Bravo, Joe! Ero molto teso, anche perché avevamo quasi raggiunto la profondità massima. Sì, mi sono tolto un grosso peso dalle spalle, quando la benna è tornata su con le copie. Congratulazioni! Grazie. Non pensavo che le avrebbero ritrovate intatte, ma tutte mezze frantumate. Ho i brividi e non per la tempesta di sabbia. Cosa provi in questo momento? Guardate quanto entusiasmo c'è oggi qui. Per una cosa che ho fatto 32 anni fa. È una sensazione molto personale. Quei videogiochi richiedevano impegno. Questo l'avevo fatto in 5 settimane, le 5 settimane più dure della mia vita. E ho bisogno di tempo. Ma sono molto contento di essere venuto. Molti denigratori di E.T. spesso non ci hanno mai giocato. Ogni volta che qualcuno me ne parla glielo chiedo, ma la risposta è sempre no. E questo alimenta il mito che fosse un videogioco veramente orribile. Invece è un bel gioco. Non era il peggiore dell'Atari. Me ne ricordo uno che si chiamava Firefly. Era quello il peggiore. Su quello dovevano accanirsi, non su E.T. No, il gioco peggiore per me era Trespasser. Voglio che questo sia chiaro. Con quella merda di giochi che faceva uscire l'Atari, dire che E.T. fosse il peggiore è un'autentica vergogna. Nel panorama dei videogiochi contemporanei i prodotti spazzatura piacciono. Non intendo da buttare, ma sciatti. È un design trash. È diventata una specie di moda considerare E.T. il peggiore della storia. Infatti è sempre il primo della lista in questa classifica. A questo punto, a costo di sembrare una nota stonata, preferisco di gran lunga E.T. ai Call of Duty. Ma ovviamente non fu tutta colpa di Atari, ci furono altri fattori che scatenarono questa crisi. Nei primi anni '80 erano tante le aziende, anche semi sconosciute, che avevano messo in commercio la propria macchina per videogiochi. In quel periodo tra un computer e console c'era davvero l'imbarazzo della scelta e per un consumatore, a meno che non fosse un grande appassionato, non era facile scegliere verso quale piattaforma indirizzare i propri risparmi. Ovviamente non c'era internet per accedere velocemente alle informazioni e quindi in buona parte dei casi non restava che affidarsi al parere di amici, a conoscenti o alle pubblicità. Ma ovviamente, come accade anche oggi, ogni azienda puntava attraverso i reclam a far credere che la propria piattaforma fosse la soluzione migliore, anche se poi non era realmente così.
Se questo argomento vi interessa, vi lascio il link nella descrizione ad un altro mio video in cui racconto quali sono le mie impressioni, il mio punto di vista sul fatto di vendere videogiochi, ma non solo, cercando di portare l'hype, il senso di attesa alle stelle. E vi racconto anche come secondo me alcune situazioni che si sono vissute proprio nei primi anni '80 in qualche modo si stanno rivivendo anche in tempi più recenti. Il fatto che in vendita all'epoca ci fossero così tanti modelli di computer e di console era un problema anche per i programmatori di videogame, in particolare per quelli indipendenti, che dovevano capire per quali piattaforme sviluppare sperando che almeno una di queste avrebbe avuto successo. Come ulteriore fattore che ha contribuito all'insorgere di questa crisi bisogna anche prendere in considerazione il fatto che all'epoca le norme legate al copyright per quanto riguarda i videogiochi erano pressoché inesistenti e quindi per uno sviluppatore non era poi così tanto raro imbattersi in alcune copie dei propri giochi non autorizzate. In fin dei conti bastava cambiare a volte il titolo e poco altro, e vedere poi queste stesse copie vendute legalmente da terze parti senza però poter fare nulla per difendere il proprio operato. Infine ci tengo a ricordare che comunque questa crisi ha colpito il mercato degli Stati Uniti, che comunque ha una fetta molto importante nel mercato globale, anche solo per estensione e numero di persone, mentre invece gli altri continenti come l'Europa e l'Estremo Oriente sono stati toccati soltanto di striscio. Comunque sia, questa crisi ha colpito il mercato delle console, mentre invece, come già detto anche precedentemente, il mondo degli home computer e il mondo degli arcade hanno continuato a vendere piuttosto bene negli anni '80. In particolare gli arcade hanno continuato a restare un vero punto di riferimento per gli appassionati. Tuttavia all'epoca c'erano diversi esperti di mercato, esperti ed analisti che profetizzavano che il mercato dei videogiochi a seguito di questa crisi sarebbe completamente scomparso. Oggi, se siamo qui a parlarne, ovviamente significa che le cose non sono andate effettivamente così. Ci fu un'altra compagnia che emerse da tutto questo calderone, che riuscì a risollevare le sorti del mondo dei videogiochi, ma di questa cosa ne parleremo nel prossimo episodio. Questa puntata termina qui ed è stata anche piuttosto lunga, ma d'altra parte le cose accadute tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 sono state talmente tante che, a dire il vero, non mi andava di frammentare il discorso. Comunque sia, vi ringrazio anche questa volta per la pazienza e per aver visto questo video. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo appuntamento. Ciao!